Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Stasera siamo a dormire al Lago Morto, vicino a Vittorio Veneto, perché domani andiamo a scalare in una falesia qua vicino, che non abbiamo mai visto, ma sembra molto interessante. Per cui gasati che domani si scala. C'è veramente un po' di vento. Oggi crispy condition. Siamo arrivati a Almaè. Ok, ci siamo. Adesso iniziamo questo lungo avvicinamento. Chiuso. Il posto è anche carino. Si vede sullo sfondo là al Zoldana. E il bello è che si scende, non si sale. Beh, al ritorno saliremo. La cosa interessante del Maè è che, allora, diciamo siamo a Longarone, quindi non siamo un'altezza... Sì, saremo a 600-700 metri, forse neanche. Però la cosa interessante è che praticamente questa falesia va in ombra circa all'una e essendo che ha il fiume che gli passa proprio a fianco, infatti a volte se piove tanto va sott'acqua, si viene sommersa appunto dal fiume. Però la cosa interessante è che è all'ombra e tira vento, quindi anche nelle giornate estive sembra alquanto fresca. Pensavo di girarmi e trovare Nai, invece l'abbiamo persa. Vai amore, ce la puoi fare! Ecco. Per fortuna non abbiamo un ottimo audio sulle macchinette, quindi non potete nemmeno sentire i suoi lamenti. Ed eccoci, ma è niente, lavato. Comunque la location è una figata. Guardate che bomba. Ci siamo. Questa comunque è la falesia. Anche Nai è riuscita a guardare il fiume. È figo qua. Bello, eh? Sembra quasi di essere in spiaggia in realtà. Mi viene voglia di prendere il costume e tuffarmi, ma ci hanno detto che queste acque non sono le più buone, limpide e sane del mondo, per cui... Sì, un nostro amico ha avuto la brillante idea di bere tipo, non so, una borraccia di bere una borraccia di quest'acqua qua putrida, ed è stato male tipo una settimana. Nai sta già studiando il suo proj. È questo, no? No. Allora, mi hanno detto che è la prima a destra 6C, poi c'è un 7A+, 7B, progetto, poi un 8A e un 8B. Quindi vediamo. Ci scaldiamo e ci vediamo dopo. In corso. Bien, adesso io comincerò col 7A+, se a Nai va bene. Ok, boss. Mi sono dimenticato pure il travetto, quindi vabbè, pace. Ho trovato un manettone da fare un po'. Io ormai amo il riscaldamento con il travetto, che è una way of life ormai. I tiri comunque sono abbastanza corti, questo
E la cosa fighissima è che poi c'hanno tutti i fissi, quindi manco fatica, e soprattutto per le salite a vista avere dei rinvii, cioè i rinvii già posizionati, penso faccia la differenza. E comunque saranno belle compresse le vie. Adesso provo a farmi questo 7A, poi farò il 7B e poi magari provo a fare un giro a vista sull'8A, che è quella linea lì, non so se si vede, e basta. E poi questi qua sono i due progetti. Questo di destra è il più recente, mi hanno detto che dovrebbe essere sull'8C, 8C+, boh, e quello centrale che invece è proprio il palo, potrebbe diventare probabilmente uno dei tiri più duri qua in zona, e quindi dopo gli diamo un giro. A muerte! Ora è il momento di Nai. Aiuto! Non so se partire. Posso partire con il primo o i primi due? Col primo sì, magari. I primi due. Due è troppo fake. Sì. Sì, esatto, brava, prendi il bastone. Questo è il furbo Della Falesia. della favola. Bene, Nai. Sono pronta. Allora, descrivici un po' questo tiro che stai provando. Allora, la parte iniziale sembra un po' più dura di come è sopra, anche se non sono ancora arrivata su, in realtà ho provato solo il primo move all'inizio. Però sembra un pochino più difficile l'inizio, però vabbè, proviamoci e vediamo cosa succede. C'è un punto che è a quel... Descrivici i movimenti di questa via. Allora, ci sono un po' di incroci e devi andare un po' a destra e un po' a sinistra, questa è la cosa più banale che riesco a dire. Adesso cancelliamo, Ok. mettiamo questo spezzone. Adesso il primo giro l'ha fatto, adesso aspettiamo che finisca il secondo giro e poi prima che parti per il terzo ti interroghiamo e così vediamo se riusciamo a far imparare a Nai le sequenze delle vie, perché questo è il problema di Nai. Benissimo, ragazzi. Il problema è che lei non si ricorda le mani e i piedi, perché sennò a quest'ora farebbe già i 7C. Però purtroppo non ricorda mani e piedi e quindi... No, mi ricordo che c'è una super Io mi ricordo le prese buone, che sono quelle importanti, perché so che la riposo e mi sento serena. E ce n'è una lì bellissima, che è proprio fighissima, che accoppi, ti riposi. Poi devi incrociare, aprirti a sinistra su quella roba lì, dove in realtà quando si accoppia non è che ci stiano benissimo. Cioè, in realtà sì, ci stanno le mie manine, però non benissimo. E poi da lì devo un po', tipo, non lanciare, perché un lancio non lo farò mai, però allungarmi bene su per prendere di sinistro quella presa di me, quella presa che c'è. Però io sono piccolina, per cui Lori, move che fa da un suo 1,85 m. Ma te non devi prendere in considerazione me. Tu prendi in considerazione te e la tua bassezza. Per me la mia bassezza sono un po' più dinamici alcuni movimenti che ovviamente per chi è più alto sono statici, cioè questo è poco, è abbastanza banale, però è la verità. Sì, ma io c'ho il bicipite. Per cui adesso... No, volevo provare quel passaggio e riuscire a scavallare il tetto, che mi sembra un po' la parte più agra, e poi su dovrebbe mollare un po'. Va bene, allora niente, ci risentiamo al prossimo giro. Ciao. Eccolo il travetto ritrovato. Cosa provi adesso, Lore? Provo a fare un giro su questo 8A. Sto cercando di capire un po' le sequenze. Non è male perché ci sono abbastanza segni, balordi, dovete cancellare i segni. Sgridati. Però se ci sono, Sfruttiamoli. tanto c'è anche il sole in faccia. Ah sì, dai, fai un tentativo.
Zac. Non so se avete capito dove farò sicura, perché prima forse non era abbastanza chiaro. Qui c'è la corda, qui c'è l'acqua. Sarò esattamente in acqua. Birkenstock ringraziano. Saranno da buttare. Dobbiamo dopo. portare via gli stivali. Jump start. Qua c'è un rilancio subito, una presa discreta dalla quale appunto si moschetta, e poi da qua si prende questa tacchetta che non è il massimo, però poi in modo naturale ti viene da metterti a girarti un po' così frontale e bam, per non avere dubbi. C'era un intermedio però non sapevo com'era, però me la sentivo abbastanza bene, quindi ho deciso di andare direttamente a questa qui, da cui ho moschettato. Da qua di nuovo, vabbè, un attimo, due sghisatine al volo. E c'è questa tacchetta un po' sempre da mungere, e qui intermedino, e via ancora una abbastanza discreta. Cambio piede. Qua sono stato distratto da un tronco che è caduto in acqua. E vabbè, qua in realtà le prese non sono così male, sono abbastanza tipo scaletta destro-sinistro. E da qui, dopo un attimo di decontrazione, c'è questo tipo buco bidito strano. Da lì tiri su un piede alto e pam, fai questo dinamico, molto bello come movimento. E da sotto non sapevo bene prima di partire com'era questa presa, poi in realtà quando ci sono arrivato scalando si vedeva proprio che era una zanca. Infatti da qua si riesce a riposare senza problemi. Poi era super figo, c'era una condizione veramente top. Guardate infatti che aria che c'era, fighissimo. Poi da qua di nuovo una chiusura, un'altra tacca. Intermedio, questa non me la ricordo neanche tanto com'era, però vabbè, penso buona visto che moschetto. E adesso qui c'è un altro passaggetto, il quale prendi sinistro sopra tipo una piattella. Qua probabilmente ho scoperto che poi in realtà conveniva alzare subito il piede destro e fare destro e destro ancora. Io invece ho fatto destro, incrociato di sinistro e sono andato a questa qui di destro. Buona, e basta. Da qua diciamo che poi il tiro è finito, si moschetta e poi per facili roccette si raggiunge la catena. Io raga l'ho spezzato, in realtà mi è sembrato abbastanza soft per il grado, cioè nel senso, essendo un tiro così corto e compresso mi immaginavo veramente un palo. Ero preoccupato nella sezione tipo dal secondo al quarto split, che appunto vedevo dei segni, c'erano abbastanza presette, non capivo bene quanto grandi fossero gli appigli, ma in realtà viene attacca buona. Poi c'erano degli intermedi che e poi c'era un'altra spalatina e bam, una discreta, poi dall'alzavi il piede e bam, su di nuovo. Quindi in realtà Ce l'ha fatta! Quindi in realtà a fuoco è andata bene. Poi sopra c'è un dinamico molto figo che prendi sto piede, cioè sta mano destra, punti sto piede, pam, e spari sto dinamico. E cioè si vedeva da sotto, non si capiva benissimo, ma da sotto si vedeva proprio che era una zanca infinita. Infatti piuttosto che andarci un po' statico ho lanciato su dinamico ed è andata. E poi la parte sopra, vabbè, è un po' piattino da capire, ma niente di che. Grande. Bene, adesso anch'io ho un commento da fare. Sono riuscita a non bagnarmi i piedi, quindi anch'io ho vinto, anche lui scendendo, ho vinto il premio miglior belayer della Falesia. Bene, ora tocca di nuovo a Nai. Aiuto. Sul suo Proj 7A, e
sul suo Pro 7A e adesso andrà via dura. Cattiva. Vero Nike 6? Sì. Pavesino power! Ok, quando non si ha il furbo, ecco come la migliore tecnica quando ne hai per togliere i rinvii da terra. Ale!